Ben ritrovati cari amici e tifosi rossoneri qui sul canale Milanisti, siamo a poche ore dall'inizio ufficiale della nuova stagione 25-26 che vedrà in campo il Milan domani sera nel preliminare di Coppa Italia contro il Bari e io credo che sia arrivato il momento di fare un primo bilancio di questa nuova stagione partendo dalle macerie della scorsa stagione per capire innanzitutto quello che era successo negli scorsi anni, quindi soprattutto nell'ultimo anno con l'ottavo posto che ha scatenato la protesta ovviamente di noi tifosi milanisti, ma soprattutto per capire cosa è successo dopo e cosa possiamo aspettarci dalla nuova stagione. Prima di tutto però vi chiedo di sostenere questo canale che ha bisogno di voi con un'iscrizione semplicissima, con un click, con l'accensione della campanella anche richiesta per tutti quelli che hanno già fatto l'iscrizione perché aiuta l'algoritmo a far conoscere il canale, con un like importantissimo se vi piace il video e con un commento anche tattico, anche un ciao, un grazie va benissimo. Grazie a tutti quelli che sostengono questo canale. Allora, come dicevo prima, dobbiamo necessariamente fare un primo bilancio di questo scorcio di stagione 25-26 e non possiamo non riallacciarci a quello che è successo nella scorsa stagione, perché quello che è successo nella scorsa stagione ha determinato innanzitutto una protesta popolare di tutto il popolo milanista, alla quale credo nessuno si sia potuto tirare indietro, ma soprattutto ha generato un pessimismo, una situazione emotiva negativa, latente in moltissimi tifosi che nonostante siano successe tantissime cose in questo mercato estivo e probabilmente ne succedano anche altre perché ricordiamo che il mercato chiude il 1 settembre, nonostante tutto questo dicevo ci sono tanti tifosi ancora che sono pessimisti, che sono giù di morale, che non credono che le cose possano cambiare semplicemente per il fatto che non sono cambiati gli interpreti dal punto di vista gestionale, partendo ovviamente dalla proprietà per scendere poi a quelli che sono i dirigenti che sono stati imputati, sono stati ritenuti responsabili dal tifo organizzato sotto casa Milan alla fine della stagione di quello che è stato un disastro sportivo che ci ha portato a uscire dalle coppe europee e ad arrivare ottavi in campionato. Allora, io credo di aver capito cosa è successo e ritengo che sia giusto che un canale di informazione e di approfondimento come questo cerchi di fare chiarezza. Premetto che è una mia opinione nata dopo aver ricostruito un puzzle fatto di tanti piccoli pezzi e quindi io vi do quello che è il risultato di questa ricostruzione e voi con civiltà, con educazione e con rispetto potete tranquillamente commentare, essere d'accordo, non essere d'accordo e farmi anzi sapere cosa ne pensate e farmi sapere se voi la vedete in maniera diversa e se avete degli elementi che possono portarci a vedere la situazione in maniera diversa, perché non basta dire non sono d'accordo quando una persona in un rapporto in cui ci si confronta non è d'accordo su una tesi, deve portare fatti concreti che possano sostenere una tesi completamente diversa. Ma io sono il primo a dirvi che se qualcuno mi porterà una tesi che è migliore, che è più vicina alla realtà di quella che io vi spiego oggi, e quindi se i fatti sostengono questa tesi più di quella che sostengo io, sono pronto ad abbandonare la mia tesi e a sposare quella che verrà eventualmente proposta, perché ripeto ci sono ancora dei focolai molto importanti in alcuni casi di youtuber e quindi di seguaci, apro e chiudo parentesi, a me più che tifosi del Milan quelli sembrano 7 nel senso non 7 numero, 7 come quelle che come dire hanno al centro un guru che condiziona la mente, manipola la mente dei suoi discepoli. Però questa è una mia opinione, io credo che il tifoso del Milan sia mediamente intelligente, che sia mediamente in grado di capire come stanno le cose e non credo che i milanisti generalmente siano pecore che abbiano bisogno di un guru
da seguire, da adorare, come succede in alcuni canali YouTube che trovo veramente simpatici, per non dire ridicoli. Però, a prescindere da questo, ci tengo a confrontarmi perché, come ho già detto in molte occasioni, ognuno è libero di pensarla come vuole, basta che non si trascenda mai nella violenza, nella mancanza di rispetto, nell'inciviltà, perché questo non deve mai far parte del tifo milanista. Allora, c'è un articolo, innanzitutto, molto ben fatto sulla Gazzetta, e anche qui apro una parentesi: qualcuno di voi a volte mi ha detto ma i giornali lasciali stare, i giornali sono deviati, sono manipolati, eccetera, eccetera. Allora, io non credo, non ho fede cieca in niente e in nessuno, e con questo vi ho spiegato anche il discorso della setta di cui parlavo prima, cioè non do per scontato che un'entità, una persona, un'organizzazione, una testata giornalistica sia in qualche modo immacolata e possa darmi sempre le informazioni corrette, le informazioni equilibrate, le informazioni imparziali, eccetera. Quindi guardo sempre tutto con molto sospetto, ma non sono il tipo di persona che, semplicemente perché magari una testata giornalistica come la Gazzetta a volte ha detto cose che non condividevo, allora la cancello dalla mia esistenza. No, perché come in tutte le situazioni ci sono cose positive, cose negative, cose vere, cose false, cose manipolate e cose non manipolate. Ecco, quando trovo articoli interessanti su qualsiasi tipo di fonte di informazione, anche su fonti che reputo normalmente poco attendibili, non perché non ci sia serietà professionale, ma perché magari alcune testate giornalistiche tendono a manipolare l'opinione pubblica perché hanno i loro buoni motivi, diciamo così, io però riesco a dividere, a scindere e soprattutto riesco a identificare quelle informazioni che secondo me sono veritiere e che possono esserci utili per capire la situazione. Chiusa parentesi, è il caso di questo articolo che parla di dati che sono ufficiali ed è per questo che è attendibile, quindi non interpreta più di tanto, dà dei dati ufficiali che sono veramente importanti, perché se vogliamo parlare di quello che è successo in questo primo scorcio di stagione, in questa fase del calciomercato, dobbiamo parlare di dati necessariamente. E quindi invece di fare io una tabella, mettermi io a andare a cercare informazioni, le ho trovate ben confezionate e quindi poi le commentiamo insieme, perché non mi limiterò a leggerlo ma soprattutto a commentarlo. Questo articolo si intitola Milan rivoluzionato e qui faccio una prima osservazione che vi chiedo poi di commentare qui sotto nel video. Abbiamo sentito Furlani ripetere spesso questa non è una rivoluzione e io ho sempre detto no, è una rivoluzione, perché quando te vai a cambiare completamente il sistema di gestione gestione sportiva della squadra, quindi quando te vai a prendere un direttore sportivo che non c'era, quando te vai a prendere un allenatore esperto, conoscitore del calcio italiano, vincente, con una mentalità e una personalità forte, eccetera, dopo aver preso 2 allenatori debolucci da questo punto di vista, quando vai a prendere 7, 8, 9 giocatori nuovi e ne vendi più di 15, questa è una rivoluzione nei fatti, ma è una rivoluzione perché smentisce tutto quello che c'era stato propinato dalla proprietà e dai dirigenti come Furlani, Ibrahimovic e Moncada come il Moneyball, come noi siamo rock and roll, noi andiamo contro gli ordini precostituiti, noi facciamo a modo nostro, non abbiamo bisogno del direttore sportivo, gli allenatori li scegliamo noi, i giocatori li scegliamo noi senza chiedere all'allenatore. Insomma, tutto questo sistema, tutto questo bailame che si è rivelato un purpurri di stupidaggini assolute, perché non si può avere la presunzione di arrivare in un ambito come quello calcistico, che è un'istituzione a livello mondiale, e pensare con 2 o 3 mosse di poter cambiare quello che è, come dire, solido, quello che è granitico e che resiste nel tempo, e non mi riferisco solo a tradizioni
superficiale, ma mi riferisco a fondamenta del calcio come il direttore sportivo, un allenatore esperto, giocatori scelti dall'allenatore, una società che asseconda prima il direttore sportivo e poi di conseguenza anche l'allenatore. Cioè questi sono fondamenti del calcio che non si possono ignorare. Per cambiarli uno deve studiare tantissimo il calcio e dopo averlo studiato tantissimo, se vede che ci sono le condizioni, magari cercare di cambiarlo, ma con tutto il rispetto, con tutta l'umiltà, con tutte le competenze che i nostri proprietari, i nostri dirigenti al momento non hanno. Quindi una rivoluzione perché è stato riportato al Milan un sistema organizzativo e gestionale che rispecchia, ricalca quello delle squadre che hanno sempre funzionato e soprattutto delle squadre che hanno sempre fatto le cose nella maniera giusta. Quindi Milan rivoluzionato, a prescindere da quello che ci vuol far pensare Furlani, che secondo me, apro e chiudo parentesi, ha sempre detto che non è una rivoluzione, perché ammettere che questa sarebbe stata una rivoluzione avrebbe significato ammettere di aver sbagliato tutto. Chiusa parentesi. Basta delusioni, è un diavolo con 7 acquisti e ben 15 cessioni. Allora, non vi sto a leggere l'articolo perché queste potrebbero essere interpretazioni. Andiamo a vedere questa bella tabella che ci spiega in maniera molto chiara al momento, ad oggi, quali sono stati gli acquisti e le cessioni. Abbiamo preso Yashari dal Bruges con 34 milioni di base fissa più 3 di bonus. Abbiamo preso Ricci dal Torino con 23 milioni di base fissa più 2 di bonus. Abbiamo preso Modric svincolato, quindi a 0. Abbiamo preso Estupignan, 17 milioni di base fissa più 2 di bonus. Abbiamo preso De Winter, 18 milioni di base fissa più 2 di bonus. Terracciano, secondo portiere, preso da svincolato, e Atekame 10 milioni e mezzo, prezzo complessivo senza bonus, per un totale di 102,5 milioni più 9 di bonus, che quindi ci porterebbero a 111 milioni, 11 milioni e mezzo. Cessioni: Kalulu alla Juventus, Reinders al Manchester City. Kalulu alla Juventus 14 di base fissa più 3 di bonus, Reinders al Manchester City 57 più 15 di bonus, Teo Hernandez all'Al-Hilal 25 senza bonus, Emerson Royal al Flamengo 9 più 1 di bonus, Pellegrino al Boca Juniors 3,5 senza bonus, Pobega al Bologna in prestito oneroso con 1 milione di prestito oneroso, Sportiello all'Atalanta venduto per 1 milione senza bonus, Colombo al Genoa in prestito per 1 milione di prestito oneroso, Morata al Como per 10 milioni senza bonus, Bondo alla Cremonese in prestito per 0,5 milioni e Terracciano alla Cremonese, Terracciano il difensore alla Cremonese in prestito 3,5 milioni in caso di salvezza, Ciao a Newcastle 35 più 5 di bonus, Camar dal Lecce in prestito secco, Liberali al Catanzaro in prestito secco, Comotto allo Spezia in prestito secco, per un totale di 157 milioni più 24 di bonus, più 19,5 di riscatti. Quindi sostanzialmente la nostra società ha movimentato qualcosa come dunque, l'avevo visto scritto da qualche parte, vediamo se lo ritroviamo. Ecco, sono 260 milioni quelli che il club ha fatto circolare tra arrivi e partenze. Cosa possiamo trarre da tutta questa da questa che ho chiamato giustamente rivoluzione? Possiamo portarci a casa innanzitutto la considerazione che, come ho detto per la prima volta, da qualche anno la società ha preso un direttore sportivo capace e ha deciso di mettergli in mano la parte sportiva. Lui ha scelto un allenatore, Allegri, esperto, capace, carismatico,
che sta cercando di ricostruire una squadra, perché a noi mancava proprio il concetto di squadra, eravamo un'armata Brancaleone, e soprattutto una campagna acquisti mirata, fatta dopo aver consultato l'allenatore e fatta scegliendo dei giocatori che fossero funzionali. Come vedete in questi giocatori che sono arrivati qua, sì, c'è Modric che diciamo potrebbe essere l'uomo copertina, no? Anche se a 40 anni ovviamente ha un effetto molto blando sul popolo rossonero, perché se avessimo preso Modric a 30 anni o a 27 anni nel pieno della sua carriera sarebbe stato un colpo alla, che ne so, Cristiano Ronaldo, o magari forse qualcosa meno, ma comunque un colpo alla Salah, alla Holland, insomma un fuoriclasse, un top player assoluto, un top player assoluto. Ma al di là di Modric, che è arrivato a 0 a 40 anni e che quindi darà sì il suo contributo, ma sarà sicuramente anacquato, se andiamo a vedere gli altri giocatori, Yashari, Ricci, Stupignan, De Winter, Terracciano, Atekame, ad eccezione della punta, perché se arriverà Højlund o Vlahovic o un'altra punta comunque di livello, questo sarà sicuramente un colpo che sposterà un po' gli equilibri. Però per il momento i giocatori che abbiamo preso sono giocatori che non entusiasmano la folla, non sono stati presi per gettare fumo negli occhi dei tifosi, sono stati presi perché sono stati ritenuti funzionali allo scopo di far funzionare appunto la nostra squadra. Yashari, un giocatore, un centrocampista universale che non si trova, diciamo, un giocatore già di un certo livello con queste caratteristiche sul mercato non si trova. Ricci, un giovane italiano promettente che potrebbe fare una crescita esponenziale all'ombra di Modric, perché giocano praticamente nello stesso ruolo, e Stupignan, un terzino già consolidato sotto certi punti di vista, ma che potrebbe veramente mettere a posto la fase, soprattutto quella difensiva sulla fascia sinistra, che è sempre stato il cruccio della nostra squadra, con Teo Hernandez che se ne fregava dei giocatori che li sfilavano alle spalle. Un De Winter che è cresciuto anche lui con Allegri, e un giocatore che ha fatto vedere delle potenzialità che potrebbe sbocciare in ottica Milan. Vabbè, Terracciano una sicurezza, fra virgolette, nel senso abbiamo preso un portiere che comunque ci dà un minimo di sicurezza come secondo portiere, e poi questo Atekame che a me piace tantissimo perché ha veramente grande personalità, grande carattere, che tutti definiscono un terzino, ma che in realtà secondo me è un difensore prima che un terzino, e potrà giocare come braccetto di destra, anche soprattutto come terzino, ma anche come esterno di centrocampo quando si giocherà a 5 o a 4. E quindi questa situazione, questi giocatori, e soprattutto quelli che abbiamo ceduto, su Kalulu io non sono mai stato d'accordo, l'ho sempre detto, però evidentemente è stata un'opportunità che la società ha voluto cogliere per una questione puramente economica. Reinders ho sempre detto che mi piaceva tantissimo in fase offensiva, ma in fase difensiva era praticamente inesistente. Ho fatto vedere tantissime lavagne tattiche, andatevele a rivedere nel mio canale, nel quale facevo vedere che Reinders proprio si disinteressava della fase difensiva, e questo, se vuoi una squadra equilibrata, non può succedere. Quindi sono contento che sia stato sostituito da Yashari. Hernandez, dal punto di vista tecnico l'avrei tenuto perché è un giocatore che ha delle potenzialità enormi, soprattutto se poteva essere sfruttato come esterno di centrocampo e non come terzino, ma i danni che ha fatto fuori e dentro lo spogliatoio hanno costretto la società, e io sono d'accordo, ad allontanarlo perché ritenuto me la marcia. Emerson Royal non ha mai impressionato e quindi è stato giusto allontanarlo. Pellegrino lo stesso. Pobega sembra sempre che possa sbocciare ma non sboccia mai, quindi gli è stata data un'altra possibilità al Bologna. Sportiello, vabbè, lo ritengo all'incirca sul livello di Terracciano, quindi non è cambiato molto.
Colombo anche lui sembra che sbocci da un momento all'altro, ma non è ancora sbocciato. Morata mi ha fatto una cattiva impressione, soprattutto per le parole che ha rilasciato quando è andato via dal Milan, quindi bene che sia stato allontanato. Bondo deve crescere, ovviamente. Terracciano ha deluso profondamente, mi aspettavo molto di più, quindi va bene così. Ciao, mi è dispiaciuto perché lo ritengo un giocatore che è arrivato semplicemente in un momento sbagliato, ma che con Allegri avrebbe potuto tirare fuori le sue potenzialità. Lo ritengo all'incirca allo stesso livello di De Winter, quindi può darsi che non abbiamo perso più di tanto, anche se la valutazione sul mercato è diversa. Camarda giustamente in prestito, come Liberare e Comotto, tre giocatori su cui io credo, sui quali credo tantissimo e spero che possano crescere e diventare dei pilastri italiani della nostra squadra, non per una questione di razzismo ovviamente, ma semplicemente perché lo spirito d'appartenenza di tre giocatori cresciuti nel vivaio del Milan non è possibile raggiungerlo prendendo uno straniero che arriva da fuori, che non conosce assolutamente l'ambiente Milan e la situazione Milan. Lo zoccolo duro, come è successo in molte squadre come il Barcellona di Guardiola e il Milan di Sarri, si costruisce con giocatori che vengono dalla primavera e che conoscono vita, morte e miracoli di questa città, di questa squadra, della tradizione e tutto il resto. Quindi una campagna acquisti che secondo me può essere valutata come positiva e che se arriverà uno tra Højlund e Vlahovic potremmo ritenerla ottima, a mio giudizio. Poi chiaramente il campo ci dirà se questo è vero oppure no, ma ritengo che il lavoro che sta facendo Allegri col suo staff sia un lavoro eccellente, soprattutto perché molti giocatori hanno dimostrato entusiasmo, hanno dimostrato unità di intenti, hanno mostrato uno spogliatoio compatto, hanno mostrato il sorriso che mancava, hanno mostrato le sicurezze che mancavano, quindi ritengo che il primo obiettivo di Allegri fosse ricostruire una squadra, come ha detto giustamente lui, ha detto questo è un gruppo di buoni giocatori, se non ottimi, ma non è ancora una squadra. Adesso credo che stia diventando squadra e questo è il primo obiettivo, e poi dargli un gioco, un sistema di gioco, un'organizzazione e un modo di stare in campo che consenta a questa squadra di acquisire certezze, perché una squadra diventa forte e sviluppa una mentalità vincente quando dai discorsi si passa ai fatti e quando i fatti confermano i discorsi. Quindi l'allenatore ti spiega dei concetti, ti sembrano corretti, ti sembrano logici, ti sembrano fatti bene, sembrano che possano funzionare, però poi per crederci totalmente questi concetti vanno messi in campo e devono funzionare. Se funzionano la squadra si compatta, i giocatori credono ciecamente nel proprio allenatore e anche tutto l'ambiente, tifosi compresi ovviamente, remano tutti nella stessa direzione. Quindi il lavoro che è stato fatto fino ad oggi, e domani inizieremo a vedere i primi frutti di questo lavoro, anche se siamo ancora ovviamente agli albori, secondo me sono positivi. Apro e chiudo parentesi, alcuni di voi quando ho fatto il video ieri l'altro mi sembra, dove ho spiegato come giocare al Milan, hanno contestato il fatto che abbia messo Pulisic esterno di centrocampo sulla sinistra al posto di Estupiñán. Allora, io ho messo in campo, fra virgolette, quella che ritengo la formazione più forte, e quindi non potendo escludere Pulisic o non potendo escludere Leao, credo per una questione matematica che se Allegri voglia sfruttare una prima punta, che sia Santi Jimenez o Højlund o Vlahovic o chi verrà, una seconda punta che sarà al 100% Leao, Pulisic non possa che trovare posto nel 3-5-2 esterno di sinistra, perché all'esterno di destra c'è Saelemaekers. Ovvio che se giochiamo col 4-3-3 è possibile che il Milan ritrovi davanti una punta e due esterni, a sinistra Leao e a destra Pulisic, ma col 3-5-2 se vuole utilizzare Pulisic deve metterlo per forza sull'esterno di sinistra. Poi per essere più equilibrati e più coperti probabilmente in quella posizione giocherà Estupiñán, che è stato preso anche lui non solo come terzino ma come braccetto di sinistra e come esterno di centrocampo di sinistra. Quindi quello che conta però, come ho detto, è che la squadra sarà camaleontica, non avrà un modulo fisso, non avrà un sistema fisso, avrà un sistema variabile,
e cambierà tanti giocatori, soprattutto a centrocampo, dove ci sarà una rotazione con Loftus-Cheek, Fofana, Ricci, Modric, Yashari, eccetera, eccetera, e Musa anche, perché probabilmente rimarrà, e quindi vedremo poi come si assesterà. Anche Allegri secondo me avrà bisogno del campo in partite ufficiali per rendersi conto di quale situazione, di quale soluzione funziona meglio, quindi aspettiamoci anche che magari durante la stagione ci siano delle certezze, arrivino delle certezze che adesso non ci sono, ovviamente perché la squadra è stata rifondata totalmente. E, chiusa parentesi, dicevo, col Bari vedremo i primi frutti di questa situazione. Vi preannuncio che la formazione che scenderà in campo domani sera non sarà la formazione titolare, non fatevi ingannare dalla formazione col Bari, perché la formazione col Bari sarà il frutto di quella che è una situazione meritocratica, quindi Allegri probabilmente, secondo me, metterà in campo una formazione che sarà basata sui giocatori che hanno iniziato la preparazione sin dall'inizio, e quindi non metterà in campo ad esempio Modric, che ha bisogno di fare la sua preparazione perché è arrivato tardissimo. Non ci sarà in campo Santi Jimenez, anche lui è arrivato tardissimo. Probabilmente, data la sua importanza come equilibratore, ci sarà Yashari, ma la formazione potrebbe essere addirittura Ricci, Loftus-Cheek e Fofana a centrocampo con Yashari fuori, oppure Ricci, Yashari, Fofana o Ricci, Yashari, Loftus-Cheek. Sulla sinistra come esterno di centrocampo ci sarà Estupinian, sulla destra ci sarà Saelemaekers. I tre difensori centrali saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic, con Gabbia centrale, Tomori braccetto di destra, Pavlovic braccetto di sinistra, e davanti ci saranno Pulisic e Leao, probabilmente, se Pulisic avrà recuperato. Ma questa non sarà la formazione titolare, sarà una delle possibili formazioni, e soprattutto, come ho detto, formazione che non tiene conto di alcuni giocatori che sono arrivati da ultimo e hanno bisogno di un'altra settimana di preparazione per poter essere pronti eventualmente a giocare uno spezzone di partita la prima di campionato. Detto questo, dicevo, certamente vedremo in questa prima partita comunque soprattutto quello che dicevo prima, se la squadra è organizzata, se difende bene col blocco medio-basso, se ripartiamo velocemente, soprattutto se verremo aggrediti o se la squadra avversaria giocherà in difesa, perché abbiamo detto che la squadra nostra, il Milan, dovrà variare il suo atteggiamento quando giocherà con squadre che si chiudono, e allora lì probabilmente verrà fuori il 3-4-3 con appunto i tre attaccanti, attaccante centrale, due esterni, oppure con il 3-4-1-2, con il 3-4-2-1, insomma ci sono tante varianti, ma attaccheremo di più, terremo più palla e inevitabilmente ci scopriremo al contropiede. Oppure quando giocheremo con squadre che ci vengono a prendere alte e qualcuno, apro e chiudo parentesi, ha detto no, quelle che ci aggrediranno non saranno le squadre piccole, saranno quelle forti. No, rispondo a questo tifoso, no, ci aggrediranno anche le piccole, il Como ad esempio ci aggredirà, e noi con queste probabilmente andremo a nozze, perché una volta realizzato il primo gol poi le costringeremo a rincorrere ancora di più il risultato, si apriranno spazi e noi negli spazi dovremo andare a nozze. Questa è la situazione dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista globale del Milan, e qui veniamo al punto della situazione, io credo che proprio dopo aver messo insieme i tasselli del puzzle, io credo che sia successo questo, che Cardinale, proprietario del Milan, è totalmente assorbito e concentrato dall'investimento fatto, molto complesso, molto complicato, soprattutto come abbiamo visto per la costruzione dello stadio, che è diventata una barzelletta, ma anche nella ricerca di finanziatori, di sostenitori che potessero aiutarlo a far crescere questa società per poterla poi rivendere a una cifra nettamente superiore a quella a cui l'ha pagata, per poter realizzare il suo guadagno, il guadagno per tutti i suoi finanziatori. Quindi Cardinale non poteva, né per competenze calcistiche né per tempo a disposizione, occuparsi della gestione della parte sportiva, e quindi non poteva fare il proprietario
tifoso che scende negli spogliatoi, che sta vicino alla squadra, eccetera, eccetera, perché lui è sempre in giro per il mondo a cercare soldi e a cercare di far funzionare il suo investimento molto rischioso, perché tutti hanno capito che forse ha sottovalutato l'investimento su una squadra calcistica, probabilmente perché la squadra francese su cui aveva investito gli ha dato una visione, gli ha restituito una visione falsa della situazione Milan, per cui ha pensato l'ho fatto in Francia con una squadra, bene o male ha funzionato, lo posso fare anche in Italia. No, perché le due squadre sono completamente diverse, il Milan è un top club con un mondo a sé e quello che succede nel Milan non è quello che succede in una piccola squadra francese, quindi ha toppato da questo punto di vista sottovalutando il problema. E quindi ha lasciato nelle mani di Ibrahimovic, Furlani e Moncada la responsabilità di far funzionare la squadra dal punto di vista sportivo, ma per sua disgrazia, perché quello che sta rischiando che il finanziamento non vada in porto è soprattutto il proprietario, e per nostra disgrazia, perché noi come tifosi non vogliamo più vedere una stagione come quella che abbiamo appena concluso, il Milan non ha funzionato semplicemente perché Ibrahimovic, che era quello che diceva di essere il leone che quando arriva i gattini scappano e quando va via arrivano i gattini, quello che diceva di essere il boss incontrastato, ha fallito totalmente. Quindi la sua presunzione conosciuta sul campo è stata da lui utilizzata anche in ambito dirigenziale e ha prodotto risultati catastrofici, perché ha scelto ben 2 allenatori, sempre di comune accordo con Furlani e con Moncada, ma sostanzialmente l'ha dichiarato lui, era lui il boss. Ha scelto 2 allenatori nella stessa stagione, li ha sbagliati tutti e 2, ha scelto giocatori e li ha sbagliati in molti casi, ha disgregato l'ambiente, nel senso non ha saputo creare quell'ambiente, quella squadra, quello spogliatoio che serviva come base, come fondamenta di qualsiasi squadra per diventare vincente, e poi ha generato malcontento, reazioni, eccetera, eccetera, non soltanto all'interno dello spogliatoio fra i giocatori, eccetera, ma anche nei tifosi del Milan. Moncada si è in qualche modo cimentato nel ruolo di direttore tecnico, ma uno che praticamente è inesistente, che è trasparente, non può svolgere quel ruolo, nel senso può anche essere riservato, ma deve avere le palle, per così dire, quindi deve avere una personalità che lui ha dimostrato di non avere, quindi ha fallito totalmente. Di conseguenza ha fallito anche Furlani, perché in quanto amministratore delegato, essendo responsabile delle scelte, essendo quello che mette la firma sotto determinate scelte, non possiamo non ritenerlo responsabile, anche se lui, per giustizia e per onestà intellettuale, non era d'accordo su alcune scelte, e lo abbiamo visto in questo primo scorcio di stagione 2025-2026, perché è stato lui a voler scegliere tutta una serie di personaggi e di situazioni. Chiaramente aveva puntato a un direttore sportivo di livello forse un pochino più alto di Tare, ma poi ha comunque scelto Tare, che è un gran bel professionista, ha accettato la scelta di Allegri anche se a lui non piaceva più di tanto, e ha sottolineato e ha confermato la scelta di alcuni giocatori che a lui che non gradiva particolarmente, ma che ha ritenuto giocatori importanti per la ricostruzione. Quindi Furlani, Ibrahimovic è sparito dai radar, quindi è stato estromesso dalla situazione e rimane come consulente personale di Cardinale, non so a che scopo, perché tutti i consigli che ha dato a Cardinale si sono rivelati fasulli, e quindi non so perché, forse perché Cardinale lo tiene ancora come uomo immagine, ma io apro e chiudo parentesi, non vorrei mai che il Milan fosse rappresentato da un giocatore che è stato un mercenario, che ha vestito 45.000 maglie, che non sa cosa vuol dire essere una bandiera, che non sa cosa vuol dire comportarsi correttamente, uno sbruffone, un bullo. Ecco, il Milan non è questo, il Milan è Maldini, un giocatore straordinario, nato nel Milan, cresciuto nel Milan e sempre stato al Milan, un giocatore che ha vinto di tutto con eleganza, con classe, che non si è mai scagliato contro la proprietà,
che ha sempre cercato di unire tutti, anche quando è stato contestato, secondo me in maniera vergognosa, dalla curva, quando ha abbandonato il calcio, che ha sempre fatto di tutto per voler bene al Milan, che si è sempre comportato bene fuori dal campo e che è diventato un mito, una leggenda in tutto il mondo. Questo è un giocatore rappresentativo, non certo Ibrahimovic. Ibrahimovic è stato nel Milan un frammento della sua carriera e, ripeto, per caratteristiche caratteriali e comportamentali non rientra nello stile Milan, nella nostra storia, in un personaggio che ci possa rappresentare. Però è stato messo da parte, Moncada, sparito da radar, è tornato a fare lo scouting, sperando che lo faccia bene perché anche lì ho dei dubbi. Furlani è rimasto perché? Perché Furlani fondamentalmente si occupa dei conti e dal punto di vista finanziario il Milan sta funzionando molto bene, perché le operazioni che sono state fatte, tra cui la cessione di Reinders, hanno prodotto il terzo anno consecutivo di bilancio positivo, quindi operazione strategica, come altre operazioni strategiche di giocatori che sono stati presi e che saranno possibili plusvalenze fra qualche anno, tipo Yashari, tipo Atekame, eccetera, e con una capacità di saper rispettare le leggi del fair play finanziario, di rimanere nei parametri e di non incorrere minimamente in sanzioni che ci avrebbero potuto penalizzare. Quindi il Milan ha i conti a posto, è ben visto dal punto di vista finanziario, gli sponsor aumentano invece di diminuire, i diritti TV lo stesso, eccetera, eccetera. Quindi il lavoro, per onestà intellettuale, svolto da Furlani dal punto di vista finanziario è eccellente. Poi Furlani dovrebbe stare zitto, cioè non dovrebbe parlare, perché tutte le volte che parla dice stupidaggini e si dà la zappa sui piedi, perché dice cose senza senso, come ho detto l'ultima, che questa non era una rivoluzione. Ecco, taci, per cortesia, te lo chiedo per favore, lascia parlare Tare, Allegri, che sanno come si parla e che soprattutto non indispettiscono il pubblico. Fai bene il tuo mestiere, lo stai facendo bene dal punto di vista finanziario e questo per noi è comunque una cosa importante, ma lascia fare agli altri, per amor del cielo, perché veramente ha esordito all'inizio di questo calciomercato dicendo il Milan non ha bisogno di vendere e poi ha venduto Reinders a 70 milioni a Manchester City. Questa è stata la prima perla. La seconda non è una rivoluzione, abbiamo praticamente ribaltato la squadra. Quindi perché dire queste cose che poi ti si ritorcono contro? Stai zitto e fai i fatti, quelli finanziari, perché lì le cose le stai facendo bene. Quindi la proprietà cardinale si è resa conto di aver sbagliato a lasciare in mano a questi tre personaggi la parte sportiva, ma siccome ha tutto l'interesse a far crescere il Milan, per far crescere il valore del brand, per poterlo poi rivendere dopo aver costruito lo stadio a una cifra nettamente superiore a quella utilizzata per comprarlo e per gestirlo, per poterci guadagnare sopra, come ho sempre detto, Cardinale ha messo i remi in barca, cioè ha capito che doveva cambiare e infatti ha dato mandato a Furlani di rivoluzionare tutto e ora vedremo se abbiamo finalmente intrapreso la strada giusta che ci riporti a livelli di competitività che ci merita, che il Milan merita e che ci spettano di diritto, quasi di diritto per la storia che abbiamo. Quindi a tutti i tifosi scettici, a tutti i tifosi preoccupati, a tutti i tifosi che non credono, che ormai si sono, come dire, bruciati, no? Io dico, abbiate fede, come vi avevo detto all'inizio di questo calciomercato, dove molti tifosi dicevano no, si faranno 2 o 3 acquisti, si venderanno solo giocatori per fare soldi, eccetera. No, l'avete visto, abbiamo preso giocatori per ora 7, ma probabilmente saranno 8, se non 9. Abbiamo venduto le mele marce, quelli che non ci servivano, eccetera. Il lavoro, bisogna essere onesti, il lavoro che è stato fatto fino ad oggi è un ottimo lavoro. Allegri poi deve dimostrare in campo di fare ottimamente il suo mestiere e la squadra deve dimostrare tutta compatta di essere una squadra che ha un senso, che è equilibrata e che ha motivo di renderci orgogliosi. Aspettiamo con fiducia le prime 10 partite di campionato, perché prima è impossibile, per riparlarne, per vedere se è stato fatto un ottimo lavoro, ma noi tifosi dobbiamo dare credito a questa nuova perché attualmente la parte sportiva è gestita da Tare e Allegri,
a questi nuovi giocatori a cui dobbiamo dare il benvenuto e dobbiamo sostenerli soprattutto all'inizio, perché sbaglieranno, perché la maglia del Milan è pesante, perché San Siro è difficile, eccetera eccetera, perché se noi tifosi per primi non sosteniamo questa squadra, questi giocatori, questi ragazzi, il nostro allenatore, il nostro direttore sportivo, facciamo del male a noi stessi. Quindi non partiamo col fucile puntato per sparare subito addosso a qualcuno, non creiamo un ambiente malsano, un ambiente dove c'è negatività, dove c'è pessimismo, perché sennò anche i giocatori ne risentono. Oggi i giocatori ascoltano tutti i social media, YouTube, Facebook, eccetera, eccetera, quindi assorbono le nostre sensazioni, le nostre emozioni, quindi noi dobbiamo essere il 12° giocatore in campo, come si dice sempre. Non potendo scendere in campo lo possiamo fare fuori dal campo, come? Sostenendo la squadra. Poi se dopo 10-15 partite questa squadra diventerà un disastro per qualche motivo che io al momento non intravedo, ma tutto è possibile, allora potremo tornare a protestare, giustamente, perché le cose poi devono funzionare e qualcuno si dovrà assumere la responsabilità e ci dovranno essere dei cambiamenti. Ma prima, cioè ora, all'inizio, cerchiamo di sostenere questo nuovo progetto, totalmente nuovo, fatto bene, con persone giuste nel posto giusto, con giocatori funzionali e con una squadra che sarà più equilibrata e che dovrebbe teoricamente, se tutto va come deve andare, darci delle belle soddisfazioni. Poi chiaramente non pensiamo di andare a vincere lo scudetto, l'ho già detto, è prematuro, ma queste sono le basi, questa è una base per poter poi rendere questa squadra più forte nei prossimi anni, per poter tornare prima a competere per lo scudetto e poi magari a competere anche in Europa, quella che conta. Per adesso è tutto, spero di essere stato chiaro, ditemi cosa ne pensate nei commenti e chiaramente ci vedremo domani per la formazione ufficiale pre-partita e per il commento a caldo dopo la partita, e poi ci vedremo lunedì con l'analisi tattica della partita, dove andremo a analizzare in dettaglio tutto quello che è successo, guardando a rallentatore cose che in live, guardando la partita in diretta, non si possono sicuramente notare come sempre. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.